Quando arriva il Natale, una delle piante che la fa da padrona all'interno delle nostre case è questa. Moltissimi la conoscono con il nome di stella di Natale, in realtà il nome vero è Euphorbia pulcherrima ed è originaria del Messico. Questa è una pianta davvero molto bella e ornamentale, però purtroppo con la stessa rapidità con la quale entra nelle nostre case ci esce. Perché? Perché alla fine di gennaio e agli inizi di febbraio tende a perdere le foglie e molti erroneamente pensano che la pianta stia morendo. In realtà no, è semplicemente un riciclo delle foglie. Quindi io in questo video vi insegnerò, almeno ci proverò, dei segreti e tutto quello che c'è da sapere al fine di far rigenerare le foglie, farla crescere nel migliore dei modi, farla fiorire e addirittura farla riprodurre. Seguite il video perché è davvero molto carino. Primo punto, come concimare ed irrigare la pianta. Come bagnare questa pianta? Allora, moltissimi pensano che ci sia un periodo fisso nel quale bagnare le piante, quindi casomai dicono ogni 10 o 15 giorni bagnate questa pianta. In realtà no, è sbagliatissimo. Questa pianta teme moltissimo i ristagni d'acqua e tra un'annaffiatura e l'altra è sufficiente che la stessa faccia asciugare il terreno. Mediamente potrebbero essere 10-15 giorni, ma non c'è una regola fissa, quindi mi raccomando, prima di andare ad annaffiare di nuovo il pane radicale, controllare che questo sia completamente asciutto, ma comunque la pianta quando ha sete ve lo fa capire perché tende a fare andare giù le foglie in questa maniera. Quindi quando voi vedete che le foglie vanno giù, iniziate a controllare il terreno perché è molto probabile che abbia bisogno di essere di nuovo bagnato. Il concetto dell'irrigazione vale anche per la concimazione, quindi mediamente si dovrebbe concimare circa una volta al mese, però sarà proprio la pianta a farvi capire se ne ha bisogno prima, perché tenderà a far diventare le foglioline gialle. Ecco qua. Quindi quando vedrete una situazione del genere, allora sarà il momento di concimarla e il concime deve essere ricco di fosforo e potassio. Mi raccomando, consiglio importante, quando concimate la pianta bagnate prima la stessa in modo che il pane radicale sia ben bagnato. In questo modo sprecherete meno concime e la pianta riuscirà ad assorbirne di più. Secondo punto, luce e temperatura. Questa è una pianta che, nonostante il nome che porta, teme davvero molto il freddo, quindi non dovete mai farla scendere sotto i 14 gradi e potrà arrivare a un massimo di 22-25 gradi. Per quanto riguarda l'esposizione alla luce, ha bisogno di moltissima luce, ma non sole diretto, perché sennò rischiereste di bruciare, ustionare letteralmente tutte le foglie della pianta. Ha bisogno di una reazione molto intensa, ma non di correnti dirette, perché sennò anche quelle rischierebbero di fare morire la pianta. Terzo punto, come fare fiorire la pianta. La maggior parte delle persone crede che il fiore di questa pianta sia la parte rossa. In realtà no, queste non sono altro che delle foglioline che alterano il loro colore in base al numero di ore di luce che prendono. Il fiore vero è questo. Questa è una pianta davvero molto particolare e la sua caratteristica principale è quella di essere fotoperiodica o brevidiurna. Ma cosa significa? Che al fine di ottenere che le foglioline, quelle all'apice, diventino rosse, occorre che la stessa venga sottoposta a un tot di ore di buio totale, mediamente 12 ore, ed è proprio quello che gli permetterà appunto di assumere quella pigmentazione che noi apprezziamo. La pianta in natura tende a modificare il colore delle proprie foglie in un periodo invernale, proprio perché sarà questo il periodo nel quale le ore di luce lasceranno più spazio a quelle di buio. Quindi, nell'ipotesi che noi si voglia provare a ricreare le condizioni in casa per fare, tra virgolette, rifiorire la pianta, è davvero molto semplice. Fatelo iniziando da settembre e per circa 2 mesi mettete la pianta al buio, casomai in uno sgabuzzino, mi raccomando, buio totale. E dopo 2 mesi questo sarà il risultato. Guardate, le prime foglioline che diventano rosse. Quando vi accorgerete che le prime foglioline rosse sono nate, allora sarà il momento di interrompere il trattamento del buio, perché ormai il processo si è attivato. Quarto punto, come rinvasare la pianta. L'operazione di rinvaso avviene mediamente una volta l'anno e lo si deve fare quando la pianta è in fase di riposo, casomai quando ha perso le foglie, quindi finito la fioritura, perso le foglie, si potrà fare il rinvaso. Farlo è davvero molto semplice, basterà prendere la pianta, dare dei colpetti nella parte inferiore del vaso e tirare via. Ecco qua, una volta che si avrà il pane radicale a disposizione, a quel punto controllare anche che le radici non presentino muffe, perché è davvero importante, perché se no dovrebbero essere curate immediatamente, se no rischierete di fare morire la pianta. In questo caso sono davvero perfette, ecco qua.
Nell'ipotesi che l'apparato radicale avesse presentato funghi, muffe e batteri, allora avremmo dovuto immediatamente trattarlo con dei fungicidi. Nell'ipotesi che noi non volessimo comprare dei prodotti chimici, potremmo utilizzare anche della polvere di cannella, messa direttamente sulle radici, non troppa perché sennò farebbe asciugare troppo le radici rischiando di ottenere l'effetto opposto. Durante questa operazione, mi raccomando, state molto attenti perché rischierete di rompere i rami, questi sono davvero molto fragili. Mi raccomando, maneggiate davvero con cura. Creare il terreno che vada ad ospitare questa pianta è davvero molto semplice, quindi basterà procurarsi della torba di buona qualità e dell'argilla espansa e fare un mix utilizzando queste proporzioni, 80% di torba e 20% di argilla. L'argilla servirà proprio per areare il terreno e fare prendere più ossigeno alle radici. Quando eseguite l'operazione di rinvaso, mi raccomando, scegliete un vaso, quello nuovo, che sia pochi centimetri più grande rispetto a quello vecchio, perché non ha nessun valore aggiunto il fatto di sceglierne uno grande. Le radici non si svilupperanno di più in base alla quantità di terra che hanno intorno, anzi rischieranno, una volta che bagnerete il terreno, di stare troppo a contatto con l'acqua, che ci metterà di più ad asciugare, nel terreno dove ce n'è di più, e quindi rischiare proprio di marcire e morire. Prima che si proceda con l'operazione di rinvaso, mi raccomando, è tassativo creare uno strato di argilla espansa all'interno del nuovo vaso, circa 2 cm, perché questa pianta teme davvero molto i ristagni d'acqua e questo eviterà che si formino. Una volta inserita l'argilla nel vaso, non resterà altro che prendere tutto il panetto con la pianta, inserirlo all'interno del nuovo vaso e poi andare a riempire gli spazi vuoti col mix che abbiamo creato prima. Quinto punto, potatura e propagazione della pianta. Terminata la fioritura, se si volesse ridimensionare la pianta, sarà proprio questo il momento di andarla a tagliare. Quindi consideriamo che in natura questa pianta può raggiungere anche i 4 metri di altezza, intendo in terra piena, invece in vaso può raggiungere dal 1,5 metri ai 2. Quindi se noi non volessimo una pianta alta così, basterà tagliarla proprio adesso e se volessimo appunto una pianta alta più o meno 40-50 cm, considerate che partendo dal terreno dovremo tagliare tutti i rami più o meno intorno ai 25 cm. Non vi preoccupate se la pianta poi sembrerà spoglia, perché vi assicuro che dai gettoni che ci sono qua di fianco nasceranno tutti i rametti nuovi e la pianta il prossimo anno riavrà le stesse dimensioni che ha adesso. Questa è una pianta che si propaga essenzialmente per talea, quindi il periodo migliore per provarci è quello di far coincidere il periodo della pulizia della chioma in modo da poter sfruttare e riutilizzare i rametti che ne derivano dalla pulizia. Una volta che appunto si saranno tagliati, sarà sufficiente mettere questi nell'acqua ed aspettare circa 15 giorni che creino un apparato radicale, dopodiché metterli nel terreno. Da lì nasceranno tantissime piccole piantine nuove. Una cosa importante è che durante la pulizia questa venga fatta non con una forbice ma con un taglierino, per evitare che, dato che questi sono rami molto fragili, gli stessi con la forbice, schiacciando le due lame delle forbici, si schiaccino. Invece col taglierino faremo un taglio netto senza andare a schiacciare il rametto. Sarà sufficiente fare questa operazione. Ecco qua. Niente di più. E abbiamo creato la talea e abbiamo anche iniziato a pulire la pianta. Come potete notare, la pianta crea un latte bianco. Al fine di evitare che si continui a disperdere questo latte, che comunque sono sostanze nutritive per la pianta che si perdono, prendere un pochettino del terreno che c'è alla base ed andare semplicemente a tamponare, così. Nel giro di pochi minuti cesserà il flusso di questo latte bianco. Mi raccomando, se avete degli animali in casa, questo è tossico, fate attenzione che non vadano a leccarlo perché, ripeto, potrebbe fargli male. Sesto punto, pulizia della pianta. Eseguire una pulizia costante ed accurata della pianta è davvero molto importante, quindi tutte le foglioline che seccheranno sugli steli, o peggio ancora quelle che si andranno a depositare sul terreno, andranno eliminate. Questo proprio per evitare che si formino marcendo delle muffe, dei funghi e dei batteri che vadano ad intaccare la pianta o le radici della stessa e la facciano morire. Eseguire la pulizia di questa pianta è davvero molto semplice, basterà semplicemente rimuoverli, così, niente di più. Le prendiamo e le togliamo dal terreno, lasciando il terreno libero e pulito. Altra cosa, se dobbiamo togliere quelle che sono attaccate agli steli, sarà sufficiente prenderle e tirarle via. Mi raccomando, tenete con una mano il rametto perché rischiereste tirando via di spezzarlo, perché sono davvero molto fragili questi rametti.
E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata e se volete, se vi è piaciuto il video, condividetelo sui social perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.